Ciao a tutti amici e benvenuti sull'Andrew Riker Channel. In questo canale ci occuperemo di tutto quello che riguarda un po' lobbistica, quindi modellismo, serie TV, cinema, perché anche quello fa parte del tempo libero, no? C'è chi piace guardare un programma in TV, un film, e chi invece preferisce fare un modellino. Collezionismo, in particolare quello robotico, in quanto mi piacciono molto gli anime robotici giapponesi. E tutto quello un po' che può riguardare il mondo dell'intrattenimento, quindi console, computer, videogiochi, eccetera. In questa prima puntata tratteremo un modello proposto qualche tempo fa dalla De Agostini, ma tuttora in commercio, ed è sicuramente uno dei personaggi più iconici dell'universo di Guerre Stellari. Sto parlando di R2-D2. Seguitemi e saprete tutti i suoi segreti. Engage! Cari amici, vi presento R2-D2 della De Agostini, un bellissimo droide realizzato con dovizia di particolari, con forme in ogni dettaglio all'originale che abbiamo visto nei film della saga, che come tutti sapete questo droide fa parte della trilogia originale di Star Wars creata dal grande George Lucas, che poi è apparso anche nei film seguenti, magari forse in maniera minore, ma comunque ha sempre fatto la sua bella figura. È noto soprattutto per la sua simpatia, in quanto non avendo una vera e propria vocalità, in quanto il suo unico linguaggio sono dei bip sonori, però compensava con delle mimiche proprio dovute al sonoro usato, e in qualche modo diciamo ha conquistato la simpatia di tutti quanti. Interpretato dall'ormai passato miglior vita Kenny Baker, che ha potuto interpretarlo grazie alla sua altezza ridotta, in quanto nei film originali il droide in questione praticamente era solo uno scatolone in cui si infilava dentro una persona per farlo muovere. Poi nei film seguenti magari si è aggiunta computer grafica, eccetera. Però inizialmente era così, è stato, diciamo, a dargli vita è stato questo grandissimo attore che l'ha portato alla celebrità. Ma parliamo del droide della De Agostini. Allora, come ho detto, ricalca in tutto e per tutto il personaggio del film, sia nei colori, sia nei dettagli, diciamo è stato curato alla perfezione, non presenta cose non conformi all'originale, se vogliamo dirla così. Giusto per questa sezione qui, che dopo vi spiegherò in seguito, dove c'è una piccola incongruenza dei colori, ma ne parleremo dopo. Ecco, si è svegliato. Come vedete è un pochino dispettoso. Che c'è R2? Cosa hai fatto? Cos'è che non ti va bene? Ogni tanto parla. Allora, dicevamo, i film in cui ha partecipato, diciamo, soprattutto parlo della trilogia originale, perché in quegli altri il ruolo magari è stato un pochino minore, sono Guerre Stellari, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. In tutti e tre i film, oltre a R2-D2, chiaramente c'era la sua controparte C3PO, Relazioni umane cyborg, se vogliamo la sua spalla, se vogliamo metterla così, se vogliamo assimilarlo al discorso di un attore. Ma accanto a loro c'erano anche grossi nomi come Alec Guinness, che tutti ricordiamo sul ponte sul fiume Quay, e l'allora sconosciuto ma che presto divenne un attore di prima grandezza Harrison Ford nel ruolo di Han Solo. Poi vabbè, c'era anche chiaramente Carrie Fisher nel ruolo della principessa Leila e così via. Mark Hamill nel ruolo che
dell'apprendista Jedi Luke Skywalker, Peter Mayhew nel ruolo di Chewbacca. Chi di noi non riconosce quella montagna di pelo, come la chiamava Harrison Ford? Bene, parliamo ora di R2D2 De Agostini. Il modello viene realizzato suddiviso in 100 uscite, all'epoca settimanali, suddiviso quindi in un periodo temporale che va in un arco di 2 anni circa, e questo è un bene perché comunque permette di montarlo con una certa calma e senza avere fretta di realizzare un prodotto finito che potrebbe portare a fare degli errori di montaggio. Diciamo che non è difficile da montare, però comunque richiede una certa attenzione perché ci sono degli spinotti che vanno infilati dentro le schede elettroniche che richiedono la massima attenzione per essere inseriti nel verso giusto. In realtà avrebbero già una guida per inserirli senza sbagliare, però delle volte, siccome comunque il materiale è plastico un pochino morbido sulle schede, se uno gli ha girato al contrario il connettore e lo spinge bene, potrebbe entrare lo stesso, e questo potrebbe comportare molti problemi di funzionamento anche abbastanza seri delle volte. E quindi diciamo che l'arco di 2 anni aiuta a evitare un po' questo, anche se comunque io raccomando tutti quanti, quando fate delle opere di modellismo che hanno a che fare con l'elettronica, di usare la massima calma e la massima concentrazione, e se la vista non vi assiste più tanto, come nel mio caso, dovete anche usare delle lenti o comunque un paio di occhiali buoni per riuscire a vedere bene tutto quanto. Che dire, i materiali sono discretamente buoni, le plastiche sono buone, la cupola è in metallo, credo sia un acciaio spazzolato, potrebbe sembrare anche alluminio ma direi che è acciaio, e quindi è abbastanza resistente. L'interno è composto da un telaio interamente in metallo, in quel caso però dovrebbe essere un die cast, quindi un metallo presso fuso, sicuramente molto più tenero, però comunque con la resistenza necessaria per tenere il peso di tutta l'attrezzatura che è agganciata al droide, quindi non avrete problemi in quello. Le viti per assemblarlo sono di buona qualità, io non ho avuto problemi, ho avvitato tranquillamente tutto senza che mi si sia mai rotta nessuna vite, cosa che invece in altri modelli magari capita anche di frequente, e quindi questo è una nota positiva per questo modello. Il montaggio tutto sommato è facile perché le guide che la De Agostini fornisce con i fascicoli sono abbastanza dettagliate ed esplicative. Tuttavia è facile cadere in errore se uno procede di fretta e magari non guardando bene le foto, specialmente, ripeto, nelle connessioni elettriche, perché per quanto riguarda magari le parti meccaniche lì il discorso è un pochino più facile, diciamo l'errore è meno frequente, però sull'elettronica delle volte la troppa fretta fa sbagliare, e quindi magari l'unica cosa che raccomando è, per chi si vorrà cimentare in futuro nella costruzione di questo modello, ecco, occhio a quando fate la parte elettrica, senza fretta, senza correre. È facile, non richiede essere ingegneri elettronici, cioè è alla portata di tutti. L'unica cosa, bisogna usare la calma, come in tutte le cose. E che altro dire? Beh, diciamo che vi posso adesso far vedere bene un po' come è fatto. Delle riprese un pochino ravvicinate. Vedete, ci sono i display della logica, così chiamati. Qui a questo interno c'è una telecamera. La telecamera serve per varie funzioni. La prima funzione per cui la dovrete usare sarà fare il riconoscimento di un codice QR necessario per connetterlo alla vostra rete wifi di casa. E quindi diciamo la prima operazione, però forse anche la più noiosa, per cui la userete. L'applicazione invece successiva è quando lo controllerete tramite l'app. Infatti sì, questo droide può essere controllato direttamente da voi tramite un'applicazione che è disponibile sia per Android che per iOS, quindi per il mondo Apple, con cui potrete farlo muovere a vostro piacimento, fargli fare tutti i versetti suoi, quei fischi che abbiamo sentito nel film, e riprendere anche foto e filmati. Quindi diciamo che è un dispositivo anche abbastanza completo da questo punto di vista, vi consente veramente di spaziare a 360 gradi su tutti i modi in cui lo vorrete usare. Diciamo che poteva essere ancora migliore se la De Agostini l'avesse dotato di una webcam di tipo IP per poter monitorare anche la vostra casa quando siete fuori, sarebbe stato ancora meglio. Invece purtroppo questo non è stato fatto, non si sa bene il perché quando comincia a fare un modello di questo genere magari sarebbe stato auspicabile fare anche qualcosa del genere.
Comunque nel complesso ci accontentiamo, nel senso che comunque è un bel soggetto. Allora adesso vi faccio vedere un attimo l'applicazione con cui lo userete. È questa qui, si chiama R2D2 Droid Control, molto semplice da usare. Finalmente dopo svariati mesi è stata aggiornata in lingua italiana, cosa che prima non era perché era disponibile solo in inglese, e per quanto ormai l'inglese lo conoscono abbastanza tutti, però non necessariamente sono tutti in grado di leggerlo, perché comunque c'è poi chi non lo sa. E quindi, essendo la De Agostini comunque una casa di origine italiana, perché adesso comunque non è più italiana la proprietà, sarebbe stato logico farlo uscire come prima lingua in italiano. Ecco qui, questo ho fatto una piccola panoramica. Allora, una delle caratteristiche buone, ecco qui, è questo pannello di controllo. Da qui potrete usare tutte le funzioni di movimento del droide più le sue caratteristiche, diciamo, più accessorie. Da qui potete controllare la cupola, potete farla girare a destra e a sinistra. Da qui controllate invece tutti i movimenti direzionali del droide, avanti, dietro, destra, sinistra. Da questo elenco potete scegliere tutte le varie funzioni invece che vi dicevo prima, quindi i vari suoni, girare la testa sul modo autonomo, attivare la modalità pattugliamento o patrol mode, che praticamente sarebbe una modalità in cui lui per circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti, gira da solo per casa evitando gli ostacoli in maniera autonoma, quindi senza che voi interveniate. E questa è una cosa carina perché gli dà un senso di autonomia, una parvenza anche di coscienza autonoma, anche se poi in realtà sappiamo che è una cosa programmata. Comunque tramite i suoi sensori è in grado di spostarsi per casa senza far danni. I sensori sono posizionati qui, vedete? Questi sono sensori a ultrasuoni e qui sulle gambe. Poi hai dei sensori a infrarosso qui sotto i piedi, su tutti e 3 i piedi, che servono come sensori anticaduta. Nel caso si avvicinasse a una superficie, tipo ecco la fine di questo tavolo, dove poi cadrebbe in terra, con quei sensori lui in teoria dovrebbe fermarsi. Dico in teoria perché da alcune prove che ho fatto, delle volte lo vede, delle volte no, e quello comunque ho notato che dipende molto dalle condizioni di luce ambientale. Quindi non fidatevi troppo, se volete fare delle prove state sempre vicino in modo tale da poterlo afferrare nel caso le cose non andassero come previsto. Anche perché insomma se vi cade a terra il danno è bello grosso, perché come dicevo prima, essendo 100 fascicoli, essendo all'epoca il costo di circa 11 euro a fascicolo, alla fine il costo totale del robot sarà di circa 1200 euro, che insomma è una bella cifra, quindi romperlo per incuria sarebbe un vero peccato. Però diciamo insomma che normalmente si userà appoggiato sul pavimento, quindi il problema non dovrebbe porsi. Ecco, l'unica cosa è evitare di stare vicino alle scale, perché così il problema non vi si creerà mai. Un'altra caratteristica di R2D2 della De Agostini è che può essere pilotato in modalità video, ovvero come se voi vi trovaste all'interno del droide. Tramite questa telecamera, infatti, vengono trasmesse le immagini sull'app del telefonino, in questo modo, vedete? In questo momento sta riprendendo praticamente la stanza dove sto io. Chiaramente tende a puntare un pochino verso l'alto, perché il droide ha questa postura, proprio come nel film, e quindi trovandosi così inclinato tende a riprendere verso l'alto. Questo è buono nel caso in cui voi vogliate fare delle riprese di voi stessi o comunque delle cose che state facendo quando il droide si trova a terra. In questo modo, invece di riprendervi le gambe, lui sarà in grado di riprendervi il viso, avendo questa inclinazione così. Dicevamo, da questa app è possibile pilotarlo, quindi voi potrete mandarlo praticamente in giro per casa, restando comodamente seduti sulla vostra poltrona, e in questo modo fare degli scherzi a, che ne so, a qualche vostro convivente, a qualche amico, a qualche figlio nell'altra stanza. Potete divertirvi, oppure che ne so, facendo delle improvvisate al vostro animale domestico. In quel caso però non so quale potrebbe essere il risultato finale, perché nel caso di un gatto magari non ci saranno grossi danni, ma nel caso del cane vi potrebbe demolire il droide. Comunque insomma fate un po' voi. E diciamo che questa è un'altra cosina che vi aiuterà sicuramente a divertirvi nell'utilizzo. Chiaramente quando lo pilotate sia in modalità diretta voi tramite app, sia in modalità normale o che in modalità video,
I sensori in quel momento saranno disabilitati in maniera tale da non interferire con il vostro pilotaggio, perché altrimenti se voi volete mandarlo in una direzione dove c'è un ostacolo lui potrebbe tentare di girare per evitarlo, quindi in quel caso i sensori sono disabilitati. Mentre quando lo utilizzerete in modalità patrol mode, lì sono tutti attivi e aiuteranno il droide a evitare ostacoli e cadute. Come dicevo, i sensori di prossimità degli ostacoli si trovano qui e sulle gambe, mentre quelli di anticaduta sono sotto i piedi. Diciamo che da questo punto di vista è stato studiato discretamente bene. Un'altra caratteristica che ha è il riconoscimento facciale e sonoro, ovvero lui in determinate condizioni di luce riesce anche a seguire il vostro volto mentre voi girate intorno. Purtroppo adesso in questo momento che io lo sto provando ho visto che non lo fa. Ah, ecco, adesso no, non lo fa, sta facendo dei movimenti suoi così. Però vi assicuro che funziona, perché l'ho provato e funzionava, solo in questo momento non lo vuole fare. E riconosce anche dei comandi vocali tramite questo microfono posizionato qui. Purtroppo anche questo funziona in maniera sporadica, perché hanno fatto questo buchino piccolissimo da cui acquisire il sonoro e non sempre è in grado di riuscire a farlo. Diciamo dovreste essere in delle condizioni di calma nella stanza, senza rumori eccetera. Adesso proverò per esempio a dargli un comando vocale per fargli aprire la spada laser, perché dovrete sapere che nella sua cupola contiene la spada laser di Luke Skywalker. R2 spada. Ecco, non l'ha fatto come dicevamo, però vi assicuro che lo fa. Un attimo solo. Un'altra caratteristica carina è questo qui. Questo nella saga originale di Guerre Stellari viene indicato come un proiettore di ologrammi, e quindi la De Costini che ha fatto? Ha messo un proiettore di immagini che in qualche modo simulerà la proiezione di un ologramma, anzi di 2 ologrammi. Chiaramente non potevano metterne uno vero, perché la proiezione di ologrammi è ancora in fase sperimentale e viene ottenuta tra l'altro con macchinari molto costosi, quindi non era possibile implementarla chiaramente in un modello di questo genere. Però comunque sia, alla fine fa la sua figura. Adesso io vi farò vedere come funziona. Per farlo dovrò mettere il droide a terra e spegnere le luci, in quanto dobbiamo proiettarla su una superficie scura, e siccome comunque la proiezione è un'immagine abbastanza chiara, per farvelo vedere bene spegnerò le luci. Allora, un attimo solo. Ecco qua, cambiata velocemente condizione ambientale. Adesso provvederemo al test degli ologrammi. Proveremo prima il primo, che è quello che proietta la principessa Leila. Aiutami, Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza. Aiutami, Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza. Adesso proietteremo il secondo ologramma, che è tratto dal Ritorno dello Jedi, quando Luke Skywalker porta nel palazzo di Jabba i 2 droidi, fingendo di volerli regalare a Jabba per ottenere il rilascio di Han Solo. Quale segno di buona volontà voglio offrirti un regalo. Questi 2 droidi sono buoni lavoratori e ti serviranno bene. Ecco, come avete potuto vedere, è abbastanza carina la cosa. Poi è anche spettacolare vedere un pochino al buio R2D2, perché come noterete le sue lucette fanno la sua bella figura. Ecco qua, che spettacolo ragazzi. E luce fu, come disse qualcuno. Adesso attiverò la modalità pattugliamento in maniera tale da farvi vedere come funziona quando va in modalità autonoma. Ecco, in questo momento lui è in modalità autonoma. Infatti vedete, mi è rilevato come ostacolo e ha cambiato direzione. Si sposta tranquillamente, va anche abbastanza dritto, quindi i motori girano tutti bene. Quando rileva un ostacolo a distanza di sicurezza lui prende e gira. Vedete? È carino perché sembra quasi come se sia vivo. Come se fosse vivo, anzi.
tutto questo dura all'incirca 1 minuto e mezzo, 2 minuti. Finito ciò, poi si mette in stand by, continua con i suoi versetti, però senza muoversi. Ecco qua, vedete? Ha finito. Adesso provo a mostrarvi qualche altra cosina, con l'apertura delle braccia frontali, vedete? Tutto questo potrete farlo tramite app, Si può spegnere gli LCD, vedete? Ovviamente con acceso è più bello. E dalla cupola può far uscire la famosa spada laser di Luke, vedete? Spada che tra l'altro è realizzata anche discretamente bene, in quanto è in metallo. Questo è alluminio perché è molto leggero. Come vedete il design ricalca in tutto e per tutto quello di quello originale del film, compreso l'anello per attaccarsela al fianco. Qualcuno addirittura l'ha modificata mettendo dentro un LED per simulare l'accensione, ma comunque sia, tanto diciamo che normalmente rimarrà sempre dentro il droide, quindi è fatica sprecata alla fine. Comunque è un bello oggettino, dà quel plus in più al modello. Adesso li mettiamo a posto. Oppala. Vedi, a quanto pare non gradisce molto essere toccato. Ok. Delle volte lo sportellino rimane aperto perché in base a come è inclinata la cupola, chiaramente non sempre sta nella direzione giusta per poter scendere, in quanto si apre in automatico, ma quando riscende è per gravità, quindi vedete? Ecco qua. Bene. Come vi dicevo poc'anzi, ha la possibilità anche di eseguire alcuni comandi vocali e di seguire il volto con la telecamera, quindi praticamente quando io mi sposto con il viso dovrebbe seguirmi, però non lo fa sempre, evidentemente in base alla luce. Oggi avevo fatto delle prove e sembrava che andasse bene, e invece poi ecco, in serata adesso con la luce artificiale evidentemente ha delle difficoltà, però vi assicuro che lo fa. E quella è un'altra cosina carina. Per i comandi vocali è molto complicato, diciamo che deve richiedere un assoluto silenzio, è proprio difficile farli riprendere. Sono più le volte che non ci si riesce che quelle che si riesce, anche perché già ve l'ho fatto vedere, ma ve lo faccio rivedere, ha solo questo buchino sul microfono per acquisire la voce, il che non è molto. Su questo magari dovevano lavorarci un po' e fare qualcosa di più efficace. Comunque vabbè, nel complesso possiamo dire che è un bel prodotto. Sì, R2, cosa vuoi dirci? È possibile fargli mettere comunque tutta la casistica di suoni che abbiamo visto nel film, li ha veramente tutti, sempre selezionati dall'app. Allora, concludendo, cosa possiamo dire? È un prodotto ben fatto tutto sommato, nonostante qualche piccolo difettino che poteva essere migliorato di funzionamento. Nel complesso possiamo dire che i 1.200 euro necessari per comprarlo sono ben spesi. 1.200 che delle volte possono anche essere meno, perché spesso sul sito di Agostini Model Space viene messo in offerta a kit completo, quindi comprandolo tutto in un solo colpo a circa anche 700 euro ho visto, il che non è male perché si risparmiano diversi soldi. E sicuramente poi si ha il vantaggio che avendo il kit completo non bisogna aspettare 2 anni per montarlo, quindi se uno si mette, diciamo, di buona lena nell'arco di una settimana con calma riesce a montarlo tranquillamente senza difficoltà. Altro discorso è per quanto... No, perché dici no? Non è vero per caso? No, è vero, R2. Altro discorso invece per quello che riguarda l'assistenza tecnica di Agostini. Su questo è un po' carente, in quanto loro hanno solo offerto la possibilità di contattare un tecnico una volta a settimana, solo nel pomeriggio oltretutto, con un numero che probabilmente è anche a pagamento. Non so bene adesso su questo perché sinceramente io non ho mai dovuto adoperarlo, però qualcuno mi ha detto che è a pagamento.
E questo magari è un po' sconveniente, perché comunque già il fatto di avere un orario molto ristretto per poterlo chiamare può creare difficoltà a molte persone. Poi un giorno solo a settimana addirittura è un po' poco, perché non tutti sono liberi il giovedì pomeriggio, che è il giorno designato per poter fare le chiamate. E oltretutto pare che non diano nemmeno grossa assistenza tecnica, cioè si limitano a dire cambia questo, cambia quello. Allora che cosa abbiamo fatto? Io ho creato un gruppo su Facebook, di cui dopo vi lascerò il link in descrizione, chiamato R2D2 De Agostini Italian Team Modellismo, che fa parte di una serie di gruppi dedicati a vari modelli di questo genere e non. Nel gruppo abbiamo condiviso l'esperienza di montaggio, ci siamo scambiati consigli e alla fine io ho fatto una piccola raccolta di tutte le soluzioni alle varie problematiche e piccoli difetti che abbiamo riscontrato, cercando di suggerire le possibili soluzioni sempre in base all'esperienza di ognuno dei membri del gruppo che hanno condiviso con gli altri il problema e il risultato, diciamo, della loro soluzione, insomma, di come è stato risolto il problema. Quindi consiglio a tutti voi che avete intenzione di realizzare questo splendido modello di R2D2, che tra l'altro è in scala 1:2, quindi è grandissimo, parliamo di 50 cm d'altezza, è una cosa che più unica che rara, oserei dire, nel panorama modellistico riguardante Guerre Stellari. Di più grandi di questo esistono solo le repliche fatte da alcuni appassionati, specialmente negli Stati Uniti, a un costo nettamente superiore e tra l'altro non disponibili proprio in kit, quindi bisogna un po' autocostruirselo e quindi diventa un po' complicato per la maggior parte delle persone. Dicevo, consiglio a tutti di iscrivervi al gruppo Facebook, dove troverete questa guida alla soluzione dei problemi, dove indicherò in base al difetto riscontrato la possibile soluzione che è stata trovata. Spesso e volentieri si tratta solo di cambiare una scheda invece che un'altra, oppure di verificare alcuni cablaggi, perché la maggior parte dei difetti sono dovuti essenzialmente a problemi di elettronica, quindi o scheda elettronica difettosa oppure cablaggio effettuato in maniera non troppo corretta. Comunque cosette tutte risolvibili. La cosa buona è che De Agostini vi sostituisce tutte le parti necessarie a ripristinare il funzionamento completamente in modo gratuito. Che io sappia non si sono mai rifiutati di sostituire un pezzo, quindi da questo punto di vista siete ben tutelati. E che dire? Concludendo posso dire che sì, la De Agostini ha fatto veramente un bel modello. Sicuramente prima di avere un R2D2 migliore di questo dovranno passare molti anni e quindi io lo consiglio. Posso sicuramente dire che questo è un prodotto must have, come dicono gli americani, ovvero non può mancare nella collezione di un appassionato di Star Wars. E tra l'altro, quando lo posizionate in maniera statica sul mobile di casa, perché non so, una vetrina, qualcosa che creerete apposta per lui, potreste anche affiancarlo con questo. Ecco qua. C3PO, la sua controparte. Non proprio perfettamente in scala, ma ci si avvicina molto, è alto circa 78 cm. Questo è in pratica un giocattolo che però al momento lo vedete nella sua, diciamo, realizzazione che trovate in vendita, però con qualche piccola modifica alla verniciatura e dotandolo dei LED sugli occhi possiamo farlo diventare molto più realistico, e questo sarà oggetto di un altro video in futuro. Questo è realizzato dalla Jack Pacific ed è questo modello qui che vedete inquadrato qui, il Big Fig Massive. 31 pollici d'altezza, quindi 79 cm. Ripeto, è nato come giocattolo, però in realtà poi riverniciandolo con un bel colore dorato specchiante, quindi pari a quello presente nel film, sicuramente avrà un aspetto molto più realistico. Qui lo vedete col braccio rosso perché è la versione, diciamo, riprodotta quella degli ultimi film della saga, quindi non quella proprio originale vista nella trilogia fatta da Lucas. Comunque diciamo che sarà il suo compagno di viaggio ideale per stare nella vostra collezione.
Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi chiedo, se vi è piaciuto il video, di mettere un like. Se volete essere ancora aggiornati con nuove recensioni di altri prodotti di qualsiasi genere o con altri argomenti che vi potranno piacere, di cui parleremo più avanti, iscrivetevi al canale. Tratteremo programmi anche di altro genere, non solamente di modellismo. Scusate la mia incertezza nella voce, ma chiaramente è l'emozione del primo video, perché non mi sono mai cimentato in una cosa del genere, quindi anche per me è una novità. Spero di non avervi annoiato e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti! Ecco, lui è Ares, uno dei miei gatti. Anche lui vorrebbe dare la sua opinione circa il R2D2 di Agostini. Che ne pensi, Ares? Ti piace? Sto spezionando, poi ti faccio sapere. Ma io preferisco la roba da mangiare. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le puntate successive, e spero di rivedervi ancora più numerosi al prossimo episodio. Ciao a tutti da Andrew Riker.